Siamo a Bagni di Lucca nel laboratorio artigianale Barsanti con Simone, che è il titolare appunto di questo laboratorio, e volevo chiedere a Simone un attimo due cenni storici, un po' la storia in breve di questo laboratorio. Niente, allora questa è la prima fabbrica nata a Bagni di Lucca, si sta parlando dei primi del 1900. Siamo alla quarta generazione, quindi bisnonno, nonno, padre, con me siamo alla quarta generazione. Quello che vedete qua sono tutti gli stampi sempre al tempo del bisnonno, quindi sono stampi in caucciù che hanno quasi 100 anni, ecco, sono sempre in uso e vengono utilizzati per la produzione di statue in gesso. Qua dentro c'è la forma della statuina e da qua viene inserito poi il gesso quando viene fatta la colata. Interrompo un attimo per spiegarvi come funziona la ricerca delle statue in gesso appunto di Barsanti. Sul nostro sito, come vi sto facendo vedere, vi basta andare nella sezione statue in gesso e applicare il filtro Arte Barsanti. Di conseguenza vi appariranno solo le statue prodotte in questo laboratorio artigianale e vi ricordo come sempre alla fine del video il codice sconto. Questo si chiama caveau, sarebbe diciamo la stanza dove ci sono tutti gli originali che servono per rifare lo stampo. I pezzi originali sono quelli realizzati dallo scultore e da dove sopra poi ci viene fatto lo stampo. Gli stampi vengono messi sul banco tutti in questa maniera e sono preparati per essere colati. Si prende l'acqua, si prende il gesso, che è questo. Ok? Viene messo dentro a pioggia. Il limite massimo di gesso da mettere nell'acqua è fino a che non affiora. Quindi quando affiora vuol dire che il gesso è abbastanza. Poi viene rumato. Quando viene rumato nel gergo tecnico si dice si spenge il gesso. Quindi si accende, diciamo, una volta che poi dopo il gesso è diventato come consistenza come yogurt, per capire, viene colato. Viene battuto lo stampo, perché dentro ci va tolto le bollicine d'aria che ci rimangono, e poi con la spadola viene pareggiato. Il gesso dopo mezz'ora che ha tirato si sente perché il gesso quando tira scalda, quindi basta metterci anche una mano sopra e quindi si sente che ha tirato. Viene aperto lo stampo e poi viene fatta uscire la statua in questa maniera. Poi le statue, una volta che escono dagli stampi, vengono messi in forno se c'è urgenza ad asciugare, oppure vengono messi sugli scaffali ad asciugare. Da qua poi dopo dobbiamo andare da Cesare, dove Cesare poi le va a rifinire, le va a levigare, le va a tappare quei buchini o quelle imperfezioni che sono rimaste dallo stampo. Mi piace, capite quello che faccio? Mi piace veramente, è un lavoro poi che lo fai con le mani, quindi vedi proprio che lo crei da te. E quindi quando poi dopo vedi il pezzo finito e dalla polvere, perché poi insomma il gesso è polvere, riesci a realizzare la statuina e poi dopo la porti a colorarla poi al pezzo finale, insomma fa sfogo, ecco. Adesso sono in questa stanza che è la stanza di ripulitura e rifinitura e Cesare vi spiegherà come avviene tutto questo processo. Ciao Cesare. Salve. Viene tolta la sbavatura della colatura del gesso. Bisturi, una spatolina. Ok. Anni e anni. Anni e anni, è incredibile questo che il processo è sempre uguale, sempre fatto con la stessa cura nei dettagli a mano. Perché la passione è alla base, se no. Poi vengono portate qui in forno in asciugatura. Forno ad alta tecnologia. Esatto, come vedete, altissima tecnologia, tutti schermi LED con la temperatura, mentre mi dicevi che in realtà è tutto fatto, cioè, con l'esperienza, con la tecnica o a mano. Sì, Cioè. per misurare la temperatura si va a sensazione corporea, che se è troppo alta rischia di far crepare il gesso. Spero che vediate tutto perché sono tutto un po' in mezzo alla polvere, tutto un po' in mezzo a porticine, scale, eccetera, quindi... E ti piace? Sì, moltissimo. Questo lavoro qui va fatto con passione, se no non si fa. Santa Rita,
No, Santa Teresa. Santa Teresa, mi dimentico già che me l'hai appena detto. Il video finisce qui, come vi ho detto prima vi lascio il codice sconto che è gesso10 e vi darà uno sconto esclusivo del 10% sulle statue in gesso arte Barsanti che, come abbiamo visto prima, si trovano nella categoria statue in gesso selezionando il filtro arte Barsanti. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.